Ciao a tutti! Dunque, come ben potrete immaginare, io amo la lingua italiana. Sono italiano, ho un canale intero dedicato a questa lingua e al suo apprendimento, quindi immagino che non abbiate alcun dubbio al riguardo. È una lingua fantastica nella quale sono state scritte delle opere letterarie uniche, a partire dalla Divina Commedia fino ad arrivare ai classici del Novecento come il Fumattia Pascal di Pirandello, la trilogia del Barone Rampante, Visconte di Mezzato, Cavaliere Inesistente di Calvino, Il nome della rosa di Umberto Eco e chi più ne ha più ne metta. Per non parlare poi della musica, da Mina a Fabrizio D'Andrea, Luigi Tenco, eccetera. Nonostante tutto ciò, ci sono anche degli aspetti strettamente linguistici della lingua italiana che non mi fanno impazzire, diciamo. Ed è proprio di questo che vi voglio parlare oggi. La prima cosa che mi viene in mente è il genere grammaticale, quindi maschile e femminile. Innanzitutto è interamente inutile, o almeno non ne vedo alcuna utilità, almeno da un punto di vista pratico. Forse in ambito poetico e letterario ha la sua utilità per creare delle metafore e delle similitudini, ma in linea generale io lo trovo completamente inutile. Sono solo contento che non ci siano tre generi grammaticali come c'erano in latino, che aveva sia maschile, sia femminile, sia neutro, o come ci sono ancora per esempio in altre lingue come il tedesco. In più, mettendomi nei panni di uno straniero che sta imparando l'italiano, posso immaginare che questa cosa crei una confusione enorme. Ricordarsi sempre il genere di alcune parole quando non è interamente evidente dalla loro forma deve essere molto difficile. In parole per esempio come mano, che è la mano, finisce con la O come una parola maschile, ma è preceduta da un articolo femminile e tutti gli aggettivi che le si possono associare sono al femminile. Eppure finisce con la O al singolare e finisce con la I, quindi anche questa un segno del maschile al plurale. O tutte quelle parole che finiscono con la lettera E, quindi cane, pane, eccetera. Se non c'è l'articolo non si può sapere se sono maschili o femminili, quindi immagino la difficoltà per gli stranieri. La seconda cosa è il fatto che come lingua sia piuttosto rigida. Si possono creare difficilmente nuove parole, nuovi slang, nuove parole gergali, magari modificando quelle esistenti, perché generalmente ha delle regole grammaticali abbastanza fisse e rigide e una morfologia altrettanto rigida. Quindi il modo in cui sono formate le parole non permette di essere particolarmente creativi. Per esempio in inglese è molto semplice utilizzare un sostantivo e farlo diventare un verbo. In italiano bisogna per forza aggiungere la desinenza, generalmente are, e questo può rendere il tutto un pochino goffo, diciamo, che magari non suona molto bene. Per questa terza cosa so già che verrò insultato probabilmente dai miei compatrioti italiani, ma è il congiuntivo. Diciamo che da un punto di vista formale il congiuntivo può essere anche carino, piacevole, però spesso e volentieri, secondo me, non è strettamente necessario e tende a creare molta confusione e molti dubbi, e non solo agli stranieri, ma anche agli italiani, che spesso si trovano nella situazione di dover formare una frase e non sapere se ci va il congiuntivo oppure no, nonostante abbiamo parlato italiano tutta la nostra vita. Quindi provate ad immaginarvi quanto difficile può essere per qualcuno che non è madrelingua italiano. Insomma, non lo vorrei eliminare al 100% perché è utile e anche, secondo me, da un punto di vista poetico e letterario può creare delle sfumature interessanti, può essere piacevole da sentire, però secondo me si potrebbe tranquillamente ridurne l'uso senza perdere niente di prezioso e anzi semplificando la vita a tutti quanti. So che è un'opinione poco popolare, poco condivisa, perché spesso gli italiani sono molto fieri del congiuntivo e sono molto attaccati al suo utilizzo, e anch'io personalmente quando sento qualcuno che sbaglia un congiuntivo, quando sento un italiano
che sbaglio un congiuntivo provo un certo fastidio, però al tempo stesso penso che sarebbe più comodo per tutti ridurne gli utilizzi obbligatori. E ancora più utile sarebbe toglierlo in quelle situazioni in cui ci si trova in una cosiddetta zona grigia, in cui c'è il dubbio che vada utilizzato oppure no. La quarta cosa che non amo della lingua italiana è la presenza del lei formale, di deferenza. Secondo me, personalmente, ci sono dei modi molto più facili di mostrare rispetto e di mostrare deferenza rispetto all'uso di questa regola grammaticale, come per esempio semplicemente mostrare rispetto nel proprio modo di porsi nei confronti di una persona, con i propri comportamenti, con il proprio modo di fare. Dimostrare rispetto con i fatti e non con le parole. Mentre penso che proprio questo lei sia un po' strano. E a volte mi fa un po' strano rivolgermi a un uomo dicendogli lei, e penso che per tanti studenti stranieri di italiano ci sia questa stessa sensazione, no? Io sono abituato comunque da tutta la mia vita a usare questa forma di rispetto, ma per chi sta imparando la lingua sicuramente è ancora più strano e può sicuramente creare un po' di confusione. Anche perché il verbo si coniuga alla terza persona singolare, anche se ci si sta rivolgendo a una persona direttamente. Però poi gli aggettivi non si concordano al femminile come la parola lei, perché se ci si sta rivolgendo a un uomo, gli aggettivi vanno concordati al maschile. Quindi, secondo me, è un gran casino. L'ultima cosa che cambierei della lingua italiana è la presenza di due verbi ausiliari diversi, il verbo essere e il verbo avere. Penso che sarebbe molto più comodo e molto più sensato averne uno solo, proprio come in lingue come lo spagnolo e l'inglese ce n'è solo una. Per esempio in spagnolo appunto c'è solo il verbo avere come verbo ausiliare e lo stesso vale per l'inglese, solo il verbo to have. Anche perché penso che i tempi composti siano già di per sé abbastanza complessi, senza doversi sempre preoccupare anche del fatto che dobbiamo ricordarci qual è l'ausiliare corretto. Ovviamente in italiano c'è una regola generale, che è che se un verbo è transitivo ci vuole il verbo avere e se un verbo è intransitivo ci vuole il verbo essere. Però per uno straniero sicuramente non è così immediato e alcune volte ci vuole magari un po' di tempo per rifletterci. Inoltre c'è tutta questa serie di istanze in cui c'è il dubbio, anche per noi italiani, tra ausiliare essere e ausiliare avere, che è quando si utilizzano i verbi servili, cioè dovere, potere, volere. Per esempio, a volte ci può essere il dubbio tra sono dovuto andare o ho dovuto andare. Alcune volte non siamo del tutto sicuri. Penso che la regola sia che se l'ausiliare è essere normalmente per il verbo andare, allora si dovrebbe dire sono dovuto andare. Però la cosa che fa strano è che invece il verbo dovere ha l'ausiliare avere, quindi si dice ho dovuto normalmente. Quindi c'è un po' questa dissonanza, no? Ci suona un po' male. In più penso che in realtà siano accettabili forse entrambe le forme, quindi sia sono dovuto andare e ho dovuto andare. Al momento, dicendole entrambe, mi suonano sbagliate entrambe. E poi ci sono anche situazioni come il verbo piovere o nevicare, in cui alcune persone dicono ha piovuto e altre dicono è piovuto, o ha nevicato e è nevicato, e non si sa quale sia quella corretta. Se esistesse solo l'ausiliare avere, sarebbe molto semplice, diremmo semplicemente ha nevicato, ha piovuto, o viceversa. È nevicato, è piovuto, se esistesse solo l'ausiliare essere. Bene, per il video di oggi è tutto.
E voi, ci sono alcune cose che non vi piacciono della lingua italiana e alcune cose che non vi piacciono della vostra lingua madre? Se sì, fatemelo sapere nei commenti qua sotto, che sono curioso di saperlo. E spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!